cose con Battiato. Sì, è Battiato, vedi, sai perché sono tu qua? Perché cerco 100 di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Che vuol dire? Se tu c'è una cosa, vuol dire che tipo ti do un obiettivo, io vado dritto, qualsiasi cosa accada, vai. Quanti sanno farlo? È un'arte complessa, se veramente avere il potere di sé anche nel controllo completo della macchina che ci portiamo appresso. Per una cosa del genere, proprio che riguarda Battiato, che l'ha ripresa da Gurdjieff quella frase lui. In Frammenti insegnamento sconosciuto, il quarto capitolo parla proprio di questo, l'uomo numero 4 è quello che si crea un centro di gravità permanente. Non importa la porta da cui entri, voi siete entrati per esempio da quella del vino, no? Dici biodinamica, e già lì è aperto un mondo, dici chi è sto qua? Dici, se uno va a vedere Steiner, si è inventato ste cazzo di Cotton Etami, chi è? Vai a vedere un attimo, ti apre un mondo, è un maestro che conta coglioni. E quella roba lì che noi ci abbiamo costruito il mondo di cui stiamo parlando, la biodinamica è una briciola del suo insegnamento che l'ha semplicemente adattato alla situazione agricola e ne è uscito un mondo assurdo, è una briciola, e questo di briciole secondo me ne ha lanciato, ha scritto di tutto, ha fatto di tutto. Ci troviamo nel parco del Monte Subasio a circa 720 metri. Tenuta Baroni Campanino, una ventina d'anni che sperimentiamo la viticoltura. Tu esportato da Milano? Io sì, 22 anni fa mi sono trasferito qua proprio in concomitanza con il nascere di questo progetto, insomma. Quindi ho avuto la fortuna, ecco, di partecipare sin dall'inizio a questo bello esperimento. Lo chiamo esperimento perché qua non c'era una vera e propria realtà né agricola né tantomeno vitivinicola, quindi all'inizio eravamo anche un po' titubanti sul cosa sarebbe successo, come si sarebbe adattata la pianta a questi climi, a questo microclima, a questa altitudine. Vogliamo parlare del metodo agricolo in qualche modo? No, adesso infatti volevo chiedere... Se mi andate nello specifico, perché puoi dire tutta sta cazzo di erba e allora io ti spiego. Cioè, esattamente. Visto che io sto qua con questa... Un po' ti mangiano. Poi mi mangiano. Questo è quando si dice vigneto spettinato, no? Che sembra una cosa brutta ma non lo è. Sì, diciamo che noi coltiviamo la vite e alleviamo la vite, perché la vite da avanti 100 anni, coltiviamo tutta l'erba che nasce intorno, spontanea, per quanto possibile. Chiaramente vicino ai grappoli, vicino alle piante, cerchiamo un po' di tenere una zona pulita, di non creare un affastellamento, perché comunque ci serve un arieggiamento del grappolo, un microclima ideale anche per la maturazione. Insomma, noi in pratica non facciamo quasi niente, se non ripulire sotto. Meno fai a volte. Meno fai più fai. Se tu gli rompi le balle chiaramente e vai, lavori, togli, lei nasce, tu togli, nasce come si fa solitamente, è chiaro che è una catena, no? Quando poi inizia un circuito che intervieni troppo, poi devi intervenire. Non è che puoi fare le robe a metà, capito? Ci ripensi. Che ne so, gli do l'insetticida, gli do un fungicida, però poi cerco di fare un po' naturale. È tutto legato. O ti affidi, e qui ripeto, noi siamo stati fortunati perché avevamo una situazione quasi bosco, vedete dove siamo. Uno che sta in pianura, che magari faceva chimica, che magari ha un vicinato che fa i trattamenti con la chimica, tu sei lì, comunque la contaminazione te la becchi e ci metti un tempo lungo prima che riesci ad arrivare a una situazione che si autoequilibra un pochino, sempre. Ma questo è un metodo, parlando proprio di agricoltura biodinamica, che diciamo si parla che è un metodo molto antico, ancestrale, ma poi in realtà è un'agricoltura abbastanza moderna, di quanto si parla di 100 sì, anni fa. allora diciamo che è stata formalizzata da Steiner nelle sue conferenze che tenne nell'Ottocento in Germania. Da lì, da quelle 4-5 conferenze, poi vabbè, c'è un libro che le racchiude tutte, è nata lo studio dell'agricoltura biodinamica, quindi con diversi personaggi che poi hanno portato avanti questo tipo di sperimentato, perché poi
tutto un esperimento e va avanti tutto oggi da poche cose, però perché è antica, perché è ancestrale, perché alla fine all'inizio quando venni qua 22 anni fa la mia prima cosa fu quella di andare dai vecchietti della zona, delle piccolissime realtà agricole, i vecchi contadini che vivevano qua da sempre e i loro metodi, le loro sapienze antiche, il seguire la luna, tutte queste cose, la cura della terra anche, la ritrovi nell'agricoltura milanese, l'ho ritrovata poi facendo i corsi, studiando Steiner e tutto quanto. E loro magari quella roba non l'hanno manco Ma non sapeva neanche che esisteva la biodinamica, figurati, loro aveva come il nonno gli aveva insegnato, come se lo portavano dietro da anni. Purtroppo queste cose poi sono scomparse, questa conoscenza antica con l'agricoltura moderna è stata sderenata, è scomparsa praticamente, perché anche qua morti vecchi, i figli di quei vecchi non la fanno più o fanno altro e quindi tutta quella sapienza che avevamo, che in ogni zona poi è una sapienza anche specifica della zona. Qui funziona così, guarda che qua l'inverno fa così, era un mondo di conoscenze anche specifiche, non solo generali di approccio. È andata per forza di cose perdendosi. La rivoluzione agricola e poi con la grande chimica dal Novecento c'è stato il boom. C'erano tipo i consorzi che hanno rincoglionito i poveri vecchietti che invece lavoravano al loro modo cercando di fai questo e viene di più, ti do sto seme e fai di più e hanno un po' tantissimo, poi non entriamo in questi discorsi cospiratori, però le multinazionali hanno un po' accentrato tutto e adesso vedi non puoi manco seminarti tu una roba col seme tu che è illegale, per dire, devi prendere il seme per forza da loro. Poi anche ci sono certi vecchi che erano anche, come dire, custodi, no? di certe pratiche, quindi anche gelosi, non le abbandonavano così, sì, te fai in quel modo, ma io ho sempre fatto in quel modo, viene bene, mi rompe i coglioni. Magari il vecchio no, ma il figlio c'è caduto, ti mette lì, conversione, le va tutta la chimica, inizia a fare il sovescio, con una letame, con pazienza, ti piglierai un po' più di malattie, un pochino, certo piano piano, come un tossico, no? Che si deve disintossicare, piano piano, no, una botta muori, se fa una botta tutto in un colpo, produci un cazzo, quelli ti chiudono subito, bella idea, la biodinamica, invece va fatta con la giusta, il terreno poi però c'ha quella roba che lui ritorna a quello che è la sua natura, no? Basta dargli il tempo e assecondarlo e si fa da solo. Ad esempio noi qua, un po' per obbligo, perché col gommato non potremmo entrare, però entriamo solo con i cingoli da montagna larghi, che se vai a vedere la pressione che fa, il peso distribuito sui cingoli è meno di un cavallo, quanto ti schiaccia e ti compatta il terreno. Questo è importantissimo, perché noi si entra continuamente, no? E andiamo a compattare, a rendere asfittica una roba che invece deve essere porosa e drenante. Quindi ci viene in aiuto l'erba, pacciamatura, ma anche il fatto di non colpestare. E guardiamo un po' la terra, come dicevi te, come fai a vedere la terra? Che moneta, scava a mano, ma questa è dura, eh? Ma come? No, sto bellissimo. Ti chiappa un sasso. Zolla. Cioè voi immaginate tipo sacco di terriccio che lo apro, prendo un po', non è così, quella è la fantasia. Terra comunque anche se è naturale tutto, col secco diventa gnucca, dura, sono ne rotto un'unghia, va. Altrimenti sim salabim, sì. Altrimenti non si vede niente, si può parlare teoricamente. Ti vuoi fare proprio la terra. No, bella sta cosa che non si può. A vederla. Non vi vedo il culo a voi che lavorate qua tutto l'anno, ecco, come dicevi prima, arriva la grandinata, arriva la gelata, perdi tutto il raccolto, Voglio cambiare lavoro, infatti. E magari altri invece. Sì, ho detto voglio cambiare lavoro quest'anno. Un po' di veleno in corpo. Quest'anno ho detto volevo cambiare lavoro dopo la grandinata. Sì. Ho fatto un culo così, era perfetto il vigneto, perfetto.
all'inizio proprio della mia carriera lavorativa, frigorista, impianti industriali di refrigerazione, grandicelle per mantenere il cibo, le robe congelate, impianti anche di congelazione proprio, che entravano le robe uscivano congelate. Dopo che ero nel mio momento quasi che di venire qua, era un momento di cambiamento, per un anno mi sono licenziato da questo lavoro storico, sono stato a assemblare computer per un anno, che ero un po' sta passione, ero un po' smanettone con i computer, quindi assemblarli e installare il sistema operativo in un negozietto. Poi mi sono fermato per riflettere un paio di mesi e lì è maturata l'occasione che mi ha portato qua. E di venire qua è stata un'occasione, quello che mi ha portato forse era un disagio maturato per la vita che vivevo, il contesto, ho capito molto il contesto, uno, che io non sono proprio adatto a vivere in città, attorniato dal cemento. Per quanto sono rimasto la stessa persona, già cambiando completamente il contesto, proprio l'energia, le emozioni, i pensieri, cambia tutto. Comunque da qua è scappata l'occasione e io avevo fatto agraria, un paio di anni di agraria prima di andare a lavorare, quindi un po' quella cosa ce l'avevo. Poi altri piccoli approcci alla botanica, all'agricoltura ce li avevo anche a Milano, diciamo, le mie passioni. E questa occasione è capitata nel momento giusto, era la cosa giusta e io il 448 ho lasciato tutto, sono venuto qua nell'idea di starci 3 mesi, di vedere come andavano le cose. Non è poi però un po' una ricerca sempre di quello che non c'hai, cioè a me sembra un po' così, vedo sempre la gente che ha 20 anni in città, poi va in campagna, dice ah che bello, si fa 10 anni in campagna, poi dice ah che quando torno a Roma io sento il rumore dei clacson e godo perché dopo 10 anni mi manca, cioè quindi io alla quando fine torno a Milano che arrivo verso non Pero, hai nostalgia. che c'è la raffineria, tiro su quella smata di gasolio, casa, piace, cioè, casa. Esatto, cioè, dopo no? 2 giorni me ne voglio andare, però sono già ok. rotto i coglioni. Sì. Sento la non fai mancanza. testo, no. No, Però dipende capito proprio che dico, l'attitudine cioè- interna, perché io ce l'avevo già in qualche modo sempre avuto questa cosa un po', cioè sono attaccato alle mie comodità, alle mie cosette, le mie robe, però questo richiamo Un po' selvaggio. selvatico, Mhm. che poi è proprio un cosa ti dà l'ambiente che ti circonda, le cose danno emanazioni come noi le diamo. No, entri in un locale dove c'è il gestore incazzato, anche se nessuno dice una parola e sono tutti presi male, tu lo senti in qualche modo, no, ti è mai scherzi, capitato? ha Si voglia. avverte, no? Ha voglia. Questa è l'emanazione dell'ambiente e perché qua non dovrebbe essere Sono la stessa energie. cosa o in città, no? Certo. In città c'è il minerale, che il minerale ha un livello di intelligenza bassissimo, cioè cosa vuoi che ti serve qualcosa di vivo che è un po' di più evoluto e qua sei intorno a una tecnologia superiore che dà, che riceve, che converte le energie delle stelle, di tutto, del sole. È un ambiente più salutare per me, a prescindere da tutto, proprio più adatto All'uomo. a noi, Rispetto proprio esatto. come essere umano. Le città abbiamo creato questi agglomerati, Non siamo ammucchiati fatti tutti lì, poi sta ammucchiamento, io non so che gusto c'è ammucchiarsi. Io quando vado nei posti, cioè il lunedì, martedì, che so non c'è nessuno. No, se tu vieni sabato fai il corso a Roma ti senti un ictus, No, io le odio. ti senti male. Mamma mia, No, è vero, comunque c'è anche questo senso Però poi innaturale, invece no? È contro la natura proprio, cioè. Io la sento così, e poi c'è chi invece si trova bene in contesto super mondano cittadino. Sì. Io la vedo un po' così. Prima avevo parlato di multinazionali, di imprese. Vieni anche da una terra dove c'è stata tanta impresa, no? Eh sì, forse per quello, mi dava un po' noia. C'è una situazione un po' più un po' più umana. Un po' più vera. Vabbè, guarda, avete costruito Milano 2, cosa volete di più? Come sbaglio? Grattacieli dappertutto. Ma io ero super emarginato a Milano, cioè panchettone, vivo per strada, figurati. Sì, Non mi ero integrato un granché. Bene così, bene così. Meglio Milano 2 o meglio questo? Meglio Milano 2, dai. Oddio, vai, finiamola così. Dopo tutto il discorso. Vai, a posto, chiuso. Non si può essere scontati. Sì. Tutto complessissimo, così come figurati, parlavamo della complessità natura, figurati noi che siamo la massima espressione comunque,
siamo al top di sto pianeta. La C'è genetica- poco da dire. la genetica umana è L'essere una- uomo, che è un essere, è un passaggio di Sì. conformazione. Noi Sì. siamo dentro sta cosa adesso nel pianeta. Siamo la i più creatura- fighi. Quindi pensa alla complessità che ci governa a noi. In relazione col contesto, perché poi noi siamo appiccicati a tutto il resto, siamo dentro Dio praticamente, dentro tutto, no? Ma Collegati a tutto. Te, medicina omeopatica, ci credi, la utilizzi? È un po' collegata a questo pensiero oppure secondo te non c'entra niente? Sì, io sono un gran fifone, quando succede qualcosa non faccio niente, aspetto che non prendi medicine. che mi guarisca, sì, solitamente. Quindi Poi non a manco volte omeopatia, questo è proprio mi rimangono stato delle brado. cose, dei problemi che però però ci sono sta. fiducioso che nel Perché il tempo corpo si- più o meno tende alla guarigione, io presumo questo. No, perché l'omeopatia è un po' così, no? Diciamo sostanze naturali diluite, Gli in dai un piccole input, che vengono prese quasi come dell'informazione. prevenzione, quindi un po' l'hummus della medicina. Quindi cioè, però anche quella viene vista come una follia da sciamani con la pozione. Io una domanda, Carlo Noro diceva che all'epoca, forse prima che lui iniziava, veniva vista un po' come se fossero gli stregoni, oddio stregoni, la biodinamica, e lui ovviamente ha risposto. Tu invece che risposta mi dai? Beh, certo, io credo alla magia, all'invisibile, alla magia. Questa è una cosa magica che funziona. Certo. Quindi esistono gli stregoni? Questa è la risposta, esiste la magia. Certo, forse Stene era uno stregone, no? Che ci ha dato questa pozione e ci ha dato le chiavi per leggerla anche, no? Certo. Più magico di così. Cos'è la magia? La capacità di far accadere le cose. Poi non vai contro le leggi della natura, semplicemente magari ci sono delle leggi che tu non conosci. Allora dice magia, no, è biodinamica. Venivano anche gli sciamani dal Brasile, c'erano rituali. Io c'ho parecchi Spettacolo. amici che Sei vivono andato? qua in giro, qua è pieno di matti che vivono su queste montagne, Sì, è vero. non vi potete immaginare. Però Ah, qua è pieno di... scherzi, Bellissimo, c'è proprio la immagino. chiesa Santo Daime qua Spettacolo, sotto. Ma ci sono degli ashram, dei coltivatori selvaggi nei boschi, c'è un sacco di gente No, strana. vabbè, lo voglio conoscere, oh. Che Vediamo bello. queste No, ma cose. guarda che assurda sta cosa. Vediamo. Assisi, Sai, un giro, Assisi cioè, richiama, piena di sta- richiama tantissimo. L'Umbria in particolare perché non è una cosa Ma troppo... poi cioè, questa zona è particolare. Sì? Lo stesso questo posto nasce per questi Così vive motivi. qua, oh, veramente? Cazzo, questa era importantissima da dire, cioè, Ah. fondamentale. Cioè, quindi in che senso dici questo posto perché era collegato a... Cioè c'è un'energia Cioè, c'è un particolare. fondo, che è anche il motivo che mi ha portato qua alla fine. Se vado bene a vedere, anche lì non sono tanto scappato da Milano, ma ho trovato qualcosa che mi Che ti ha attirava. portato. E non era il lavoro, Certo. non era neanche la campagna, la montagna. Era questo Era- posto in particolare. Questo contesto, sì, Ok. in quel momento. Poi il contesto è cambiato, i momenti cambiano, ho cambiato Certo. anch'io, però il bello di sto posto c'è sempre. Per me, Sì, sì. per chi ha... Ho fatto un corso, però vorrei approfondire sull'induismo. Vabbè, comunque vengo dalla credenza cattolica e poi ho lasciato, per anni mi sono fottuto, poi ho ripreso. Non tanto il luogo della chiesa la domenica, proprio una cosa mia personale. Parlo, Ma ovviamente, l'insegnamento. Cioè comunque vuoi o non vuoi, ti apre, no? Ma anche il Vangelo, Anche- cioè, ma dici che una roba, scherzi. leggi il Vangelo, spacca la faccia. Spacca. Gesù è un fuorissimo era. Soprattutto Non a c'è me- un cazzo c'entra con la chiesa, perché è un Niente, fuori di niente. testa. niente. Soprattutto la Se Bibbia. oggi A me quello che si mi ha materia sconvolto un più è la mazzo in 3 Bibbia. secondi. A me quello che mi ha sconvolto più è la Bibbia, non tanto il Vangelo. Cioè la Bibbia è quello che Hai mi letto ha... proprio Ho Talda? letto proprio, sì. Mi sono preso lì, Noi l'ho sulle letta. origini, noi veniamo da lì con uno scopo ben preciso e veniamo da chissà quante
quanti giri ha fatto, no? Come diceva Platone, no? Chi era Socrate, Boh. quando va a dire agli ateniesi, voi siete sempre giovani, perché che ricordate un solo diluvio, parlando del diluvio universale, ma non sapete che prima di questo ce ne sono state tante altre catastrofi prima di questo, e voi siete sempre giovani perché ve ne ricordate uno, ma il mondo è tornato, si è rifatto innumerevoli volte. Gli antichi greci parlavano con gli antichi egiziani, no? Gli egiziani, gli erofanti egizi, appunto diceva al greco, tu sei un ragazzino, perché avete perso la tradizione. Vedi, quindi alla fine questi discorsi si sono sempre fatti. In Frammenti insegnamento sconosciuto, il quarto capitolo parla proprio di questo, l'uomo numero 4 è quello che si crea un centro di gravità permanente. Bello quel libro, è pericoloso, è bello e pericoloso. Perché se lo pigli male ti ribalta la testa, sì, fuori di capoccia. Mentre magari Steiner è più complesso, più criptico per certe cose. Frammenti ti racconta proprio sto qua che ha fatto sto percorso, che ha fatto sto maestro, che c'è stato 7 anni. E è molto bello, sì. È un frammento, il titolo è corretto, è un frammento, ti apre una finestrina, delle cose che tu devi aver già in qualche modo elaborato tu e te le comprendi, però poi da lì insomma ci sono tante possibilità che si aprono. I maestri viventi, io infatti ero corso dietro a questo, se proprio ve lo devo dire, c'era la possibilità di una scuola da queste parti, di un vero maestro ancora in vita, e io tra le vie, le coincidenze, le fortune, che perché volevo quella cosa mi sono accadute tutte in un brevissimo tempo, mi hanno consentito di avvicinarmi a quello che io volevo. Quando vuoi una cosa veramente il mondo si muove, chiedi ti sarà dato, una grande cosa, che se tu veramente una cosa la chiedi e ti muovi, nel momento che ti metti in movimento si allinea anche tutto il resto si muove. L'ho detto il Vangelo, no? A provvidenza, chiedi no? ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto. E se non ti apre e tu continui a bussare, allora non ti aprirà perché sei il benvenuto, ma ti aprirà perché sei uno scocciatore, ma comunque ti apre. Allora tu devi... È vero. Perché se vuoi una cosa, no? Chi l'ha scritto? Secondo Matteo? Ti ricordi? Ma abbiamo mai sembra i 4 Matteo. Vangeli dicono le stesse cose in modo un po'... però lui ha specificato la Bibbia è questa una cosa. hit, clamorosa, te l'hai letta? La Bibbia, certo, tutta. Sì? Sì. Com'è clamorosa, È un libro spettacolare. Un manuale di istruzione, a livello di solo che Tolkien. ha un linguaggio che non è più il nostro, quindi va interpretato. Certo. Perché lì è proprio un libro di istruzioni specifico. E come tutti i manuali specifici, se tu adesso ti do un manuale di elettrotecnica, non si capisce un cazzo, no? Però c'è dentro la concretezza, la verità, no? E lo stesso è la Bibbia, solo che quella chiave che avevano le scuole antiche si è quasi del tutto persa, perché la tradizione in qualche posto è sempre rimasta, non è mai andata persa. Piccoli gruppi dispersi nel mondo ce l'hanno la conoscenza. La cosa come ti sei fatta a porre tutte queste domande? Cioè, nel senso, cosa ti è scaturito dentro? Io ho il mio mondo. Mi è scaturito che volevo Poi sapere pure. una grande sete di conoscenza, soprattutto quando ho afferrato che tutte queste cose l'uomo se le chiede da sempre ed è il fulcro delle antiche scienze, della scienza antica vera, l'unica vera scienza, la scienza vera, quella esoterica, che prende dentro, che comprende, perché poi se leggi comprende dentro anche le nostre ultime scoperte scientifiche, prendi anche la ultima della fisica quantistica, sempre te la abbraccia dentro, e già erano antichissime queste cose, in concetti che poi però sono quelli, come dicevi tu, no? Einstein è andato a vedere, perché le cose già si sapevano, cazzo, le sappiamo benissimo prima, e non si tratta che per quelle cose riscoprirle. La scienza antica ha quella capacità, come la biodinamica, no? Non ti prende, ti abbraccia, perché la biodinamica si basa sulla scienza antica, è la scienza antica, è quel tipo di concezione di come è fatto il mondo, che non è quello che ci hanno detto, atomi, questo, quello che vedi, quello che c'è, poi c'è la radiazione al massimo, c'è un'intelligenza che la scienza non considera, che permea tutto. Intelligenza la chiami?
cioè siamo dentro una roba viva, Ma quindi tu... tutta intorno. Siamo parte di questa roba viva. E questa roba viva lo può chiamare Dio e Però comprende siamo anche- tutto. siamo anche pura chimica, comunque banalmente se ci pensi, no? C'è anche invece una parte molto più cinica che ti dice che noi non siamo altro che Ma anche un quella agglomerato chimica- di atomi, quindi di molecole, Anche, quindi infatti. Ma tutto quello è dentro c'è un questo aspetto contenitore. Cioè, la scienza dello spirito ti ingloba anche quello, ti ingloba anche il materialista più... Dice certo, siamo quello, siamo anche quello. Leggendo frammenti di un insegnamento sconosciuto di Uspensky e mi infiammò, devo dire, perché anni e anni di sacrifici personali così si erano schiariti di fronte a una lettura di un libro apparentemente un po' bizzarro. Gurdjieff ha inventato un sistema enorme per l'uomo occidentale, per l'uomo che vive in una società come la nostra del consumo. I tempi che Adesso stavo io a c'era- Milano erano tutti c'era panchettoni, vero. A Milano specialmente. quei crestoni, Adesso no. anche io andavo di pari passo. Poi c'erano le fazioni anche lì, quelli un pochino da centro sociale, casa occupata, arriva Buvivo, io andavo in quella direzione. Poi c'erano quelli magari in discoteca, Io ho occupato ristorante, posti, o- quindi mi capisco, capisci non è che- allegramente. E io ero in quella fascia lì, che però anche non era una vita facile, anche lì è un casino, perché dopo un po' i casini sono tanti, i soldi comunque servono sempre. Ce li avevo da quando Io avevo sto 16 registrando anni, un pochino, che mi avevo fatto crescere i rasta, non avevo mai più tolti fino ai 24. Mai più. Non avevo più toccati, cioè colorati sì tanto, smanettati sempre, però mai tagliati, quindi mi su milanese e tu te un. Io sto con te, Lo so.